Oggi parliamo un po' dello smart working, però nel 2021. Che cosa è cambiato? Quali sono le nuove normative che sono state utilizzate e sono state pensate, diciamo, per questo periodo di Covid, per il quale lo smart working oramai è alla parte di tutti. L'emergenza epidemiologica del Covid ha giustificato il ricorso allo smart working semplificato, senza obbligo di stipula di un apposito contratto individuale tra azienda e dipendente. Il diffondersi della pandemia ha costretto molte realtà produttive ad organizzare l'attività dei dipendenti da remoto, in modo da ridurre drasticamente il rischio di possibili contagi. Si parla quindi sempre di più di smart working o agile working, in alcune parti viene chiamato, interrogandosi se questa particolare forma di organizzazione del lavoro continuerà poi dopo anche nel periodo post-Covid, dopo il 2021. Ma in realtà il lavoro agile o lo smart working è presente già nell'ordinamento italiano dalla legge numero 81 dell'anno 2017, con cui si è voluta disciplinare la possibilità di lavorare in parte all'interno ed all'esterno dei locali aziendali, senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro, eventualmente utilizzando strumenti tecnologici. Analizziamo ora nel dettaglio i diritti e i doveri dei lavoratori che sono in smart working a partire dall'anno 2021. L'accordo: in tutti i casi di ricorso al lavoro agile, ovvero smart working, azienda e dipendente sono tenuti a siglare un apposito accordo individuale in forma scritta, da trasmettere in via telematica attraverso l'apposita piattaforma del Ministero del Lavoro, chiamato il portale Click Lavoro. Questo accordo a tempo indeterminato o soggetto a scadenza deve regolamentare i seguenti aspetti del lavoro del dipendente: esercizio del potere direttivo di controllo del datore di lavoro, tempi di riposo del lavoratore e diritto alla disconnessione, strumenti tecnologici e di lavoro utilizzati dal dipendente, comportamenti sanzionabili a livello disciplinare e diritto all'apprendimento e alla formazione permanente. Eccezionalmente, in considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid, i datori di lavoro possono ricorrere allo smart working senza siglare alcun accordo individuale. Il luogo di lavoro agile ha tra le sue caratteristiche principali quella di poter essere organizzato per far sì che l'attività si svolga sia all'interno che all'esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa. Passiamo alla retribuzione. Il lavoratore in smart working ha diritto, ovviamente, ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore rispetto a quello dei colleghi che svolgono le stesse mansioni in loco. L'attività che viene svolta secondo le forme del lavoro agile è considerata normale orario lavorativo, remunerata come se il dipendente fosse fisicamente in ufficio. Al tempo stesso, per lo smart worker, l'azienda può godere degli incentivi contributivi fiscali legati ad incrementi di produttività, i famosi premi di risultato. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, l'attività in smart working può, per sua stessa definizione, essere svolta senza precisi vincoli di orario, ma sempre nel rispetto dei limiti di durata giornaliera e settimanali stabiliti dalla legge e del contratto collettivo applicato. C'è anche il diritto alla disconnessione. Particolare attenzione deve essere posta nel prevedere all'interno dell'accordo dei tempi di riposo nell'arco della giornata lavorativa e altresì il diritto alla disconnessione del dipendente dalle strumentazioni tecnologiche. Quest'ultima rappresenta certamente una delle maggiori sfide per chi fa il lavoro agile. Per risolverla, l'azienda e il lavoratore possono anche accordarsi per prevedere delle fasce di reperibilità e o periodi in cui è vietato contattare lo smart worker, se non per motivi urgenti e indifferibili accordati dal datore di lavoro o dal responsabile. Gli strumenti stessi ci vengono in aiuto perché abbiamo la possibilità di disattivarli quando ci sono momenti in cui vogliamo rimanere per conto nostro, che abbiamo bisogno di staccarci. Parliamo ora di formazione. L'accordo di smart working può introdurre il diritto del lavoratore alla formazione periodica e alla certificazione delle sue competenze. Nel 2021 si introduce anche la salute e la sicurezza del lavoratore, perché lo smart working può essere molto più stressante rispetto al lavorare in sede in ufficio. L'azienda è inoltre responsabile di
la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti in modalità smart working, una sicurezza e il buon funzionamento delle strumentazioni tecnologiche e di lavoro che sono assegnate al proprio dipendente. Il dipendente interessato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono essere informati con cadenza almeno annuale sui rischi per la salute e la sicurezza legati allo svolgimento dell'attività in remoto. Da ultimo, il dipendente ha diritto all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche per l'attività svolta in smart all'esterno dei locali aziendali. L'azienda ha la possibilità, nei limiti di quanto previsto dall'accordo di smart working e della normativa di legge, di esercitare un potere di controllo sull'attività svolta dal dipendente. In particolare, gli strumenti impiegati dal lavoratore per rendere la sua prestazione, in primis PC, tablet e smartphone, possono essere utilizzati dall'azienda per ottenere informazioni sull'attività resa dai dipendenti, a patto che il lavoratore sia adeguatamente informato circa le modalità d'uso degli strumenti, sia rispettata la normativa in tema di privacy, gli strumenti utilizzati dal dipendente per erogare le prestazioni non vengano modificati per controllarne l'attività, ad esempio attraverso software di localizzazione. Ma dobbiamo ricordare che lo smart working non è esente dalle sanzioni. Infatti l'azienda ha il potere di sanzionare il proprio dipendente in modalità smart working che si rende responsabile di condotte contrarie al codice disciplinare interno e o quanto espressamente previsto nell'accordo individuale dello smart working. Le sanzioni, che sono distinte tra conservative e non, sono graduate in ragione della gravità del comportamento del dipendente, a partire da un rimprovero verbale, un richiamo scritto, una multa, una sospensione disciplinare, il trasferimento ad un'altra sede aziendale oppure addirittura il licenziamento. Ad eccezione fatta per il rimprovero verbale, tutte le altre sanzioni devono essere preventivamente contestate al dipendente, al quale sono concessi 5 giorni di tempo per presentare eventuali giustificazioni. Trascorso questo periodo senza avere notizie, l'azienda può irrogare la sanzione disciplinare. Se vi è piaciuta la nostra trasmissione, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche. Ciao a tutti dai DuoSpeak. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al nostro canale e soprattutto ricordatevi di attivare questa dannata campanella che non attivate mai, perché se non la attivate non vi arrivano i nostri video. Grazie a tutti, ciao da DuoSpeak.